Lenti come queste qui possono regalarci ancora tante soddisfazioni. In video precedenti abbiamo già analizzato l'uso delle lenti vintage come Helicar, Canon, Nikon, ce ne sono tantissime in circolazione. Sono molto convenienti perché magari le abbiamo già ereditate oppure le abbiamo nel nostro bagaglio perché anni fa scattavamo a pellicola oppure a qualcuno è presa la passione o la curiosità per scattare in pellicola. Sono delle lenti che si trovano sul mercato dell'usato e costano poco. Relativamente poco, a parte alcuni esemplari molto particolari, ma possiamo trovare lenti come Canon, Nikon, Minolta a prezzi molto accessibili, a volte delle ottime occasioni. Abbiamo degli obiettivi come i 50, i 28 con aperture molto ampie f1.4, f2 che appunto su lenti prime di oggi costano veramente a volte un'enormità. Ovviamente ci sono delle limitazioni perché queste lenti appunto non sono in grado di risolvere come una lente moderna uscita da poco per le nostre camere che hanno dei sensori dotati di tanti megapixel. Però secondo me, come avete visto, io sono uscito e ho voluto provare a registrare l'atmosfera del ponte e della vita che si svolge su di esso e intorno ad esso con queste lenti e le tonalità mi piacciono molto. Non ho fatto una color per cui ho lasciato così com'era, ho regolato soltanto un pochino l'esposizione magari su qualche clip. Ovviamente possiamo lavorare poi molto sulla color, applicare anche delle emulazioni di pellicola e quindi diciamo il cerchio poi si chiude. Ovviamente è una messa a fuoco manuale su queste lenti che ho utilizzato, sono quelle vecchie di Nikon, però è bello perché la ghiera è fluida, poi dipende ovviamente anche dall'obiettivo e dallo stato in cui troviamo l'obiettivo, però appunto la messa a fuoco ha un fine corsa per cui possiamo regolare bene anche senza anche un follow focus un punto A e un punto B per mettere a fuoco un soggetto in primo piano e poi sullo sfondo. Un lato negativo è la ripresa di soggetti in forte controluce o fonti luminose molto intense, perché ho visto c'è un'aberrazione cromatica. Su soggetti che si stagliano su uno sfondo molto molto luminoso compare spesso una linea blu. Però insomma, stando attenti, possiamo comunque utilizzarlo in molte occasioni. Per utilizzare questi obiettivi basta inserire un adattatore
sulla baionetta della nostra camera e inserirvi quindi l'obiettivo. Ovviamente ci sarà un adattatore per ogni marca di obiettivi da adattare alla nostra camera. Con le Sony è molto semplice e non costano neanche tanto. Questo è l'adattatore per le ottiche Nikon manuali su Sony. Come vedete non c'è vetro, per cui è soltanto parti meccaniche, e questo contribuiscono ovviamente a far sì che il prezzo di questi sia basso. Un suggerimento: qui abbiamo un obiettivo Nikon 85f2 montato su una 7.4. Le riprese che ho fatto erano a mano libera, quindi non cavalletto. Quando utilizzate questi obiettivi ovviamente non sono stabilizzati, però possiamo comunque utilizzare la stabilizzazione del corpo macchina andando nelle impostazioni dove abbiamo la telecamera, quindi a seconda del menu che avete. Qui sulla 7.4 è il secondo, stabilizzazione immagine. Nella stabilizzazione immagine mettiamo attivo e poi sotto andiamo a indicare la focale che utilizziamo, quindi se è un 50 mm metteremo 50 mm, un 28, 85, 85, perché ci aiuterà molto. La filettatura di solito è 52, per cui possiamo trovare anche filtri come serie Promiste o tutta quella serie lì. Io ne ho tanti perché mi piacciono molto, e possiamo adattarli spendendo anche poco, perché magari di solito sulle nostre camere puntiamo ad avere un 82 almeno per poterlo adattare a tutti gli obiettivi, e spesso filtri come 49, 52, 58 così sono a volte prezzi molto buoni, per cui possiamo fare un'ottima accoppiata, filtri particolari con una lente particolare. Bene, vi invito a sperimentarle se già non l'avete fatto. Ci vediamo alla prossima. Ciao!